Ciao a tutti, siamo a Rada in Chianti, in Toscana, nello studio di Silvia e David. Sono qua davanti a lei, questa bravissima artista, e insieme a lei scopriremo il suo lavoro e quindi il suo laboratorio. Allora, ciao Silvia. Ciao. Ti chiedo quindi di illustrarci, insomma, tutto quello che del tuo laboratorio, il tuo lavoro, insomma, spiegarci un po' qualcosa. Volentieri. Questo laboratorio è un laboratorio artigianale. È un laboratorio artigianale creato da mio marito David Matassini e io. E nasce nel 1992. Nasce con un lavoro essenzialmente sulla pittura murale e quindi per spiegare questi pannelli che voi vedete ispirati all'arte diciamo antica sono realizzati proprio in pittura murale. La pittura murale era un'antica tecnica per dipingere le pareti delle case e mio marito nel 92 ebbe l'idea di trasporre questo tipo di pittura su delle superfici e quindi sono nati tutti i pannelli decorativi. Ok. Questo in particolare che vediamo, Maurizia, è il laboratorio del metallo, la lavorazione del metallo dove raccogliamo dei pezzi di natura che troviamo nel bosco. Noi abitiamo qua, quindi questo per esempio è un rametto sì, che cogliamo in terra e poi tutto questo viene trasformato in una fusione a cera persa, che è un'antichissima tecnica di lavorazione del bronzo. Sì. Quindi questo diciamo. Quindi questi partono dalla natura. Partono dalla natura. Poi noi ci divertiamo. E poi c'è un lavoro di creazione metalli, post, con altri metalli, per esempio possiamo unire queste lamine, possiamo creare, cioè tutto per noi è un'ispirazione. Questo per esempio è un foglio dove abbiamo pulito dei pennelli, ma può diventare veramente, mi ricorda un quadro di Townley, insomma è molto, molto interessante. Quindi tutto diventa, questo è un bracciale curiosissimo, bello, creato con il molto filo, leggerissimo, con provalo Maurizia. Guarda, grazie. Proviamolo. Proviamo. No, perché non riesco mai a trovare niente perché ho il braccio piccolissimo. Questo è bellissimo. Questi sono allora dei resti di fusione a cera persa uniti da tutto questo metallo. Bellissimo. È bello, vero? Molto. Beh, te lo puoi tenere fino alla fine del tour. Fino alla fine del tour. Ok, perfetto, grazie. Ok, ottimo. Beh, direi molto interessante, sì, assolutamente. Quindi, diciamo, qui c'è una piccola esposizione. Questo è proprio il luogo dove viene lavorata la cera. In particolare mio marito sta realizzando adesso questo piccolo tappo di sughero con il paesaggio di Rada in Chianti. Questo adesso è in cera, ma se voi tornerete qua fra un po' di tempo lo troverete in bronzo. In bronzo, sì. Bellissimo, veramente. E invece dall'altra parte abbiamo il laboratorio con tutti i tuoi prodotti, diciamo, di ceramica e anche il tuo laboratorio tessile. Sì. Estremamente interessante che stavo anche guardando insieme a tutte le tue produzioni. Allora andiamo in questo momento dall'altra parte. Grazie. Andiamo. Così visitiamo. Già iniziamo con le nostre ceramiche. Prego. Grazie. Questo è il laboratorio. Vediamo. Mettiamoci qua. Sì, ci possiamo mettere dove vuoi, qui, dove Maurizia. Ecco Maurizia, questo è il laboratorio delle ceramiche. Qui la lavorazione è in parte realizzata fuori dal laboratorio perché al momento non abbiamo un forno. Quindi ci aiutano delle ditte di Montelupo Fiorentino, però con il tempo siamo insomma riusciti a creare questi oggetti un po' particolari, tutti realizzati in terra rossa dell'Impruneta.
e poi smaltati. Quindi insomma questo è un altro lavoro. Io ero rimasta immediatamente colpita dai cipressi. I cipressi, sì, vero Maurizio. È perché il cipresso è l'albero del... Sì, è il simbolo del simbolo del Chianti, la Chianti. Toscana, tutto. Sì. No, ma poi ti volevo chiedere, Sì. mi piacevano tantissimo Sì. queste venature proprio che Sì, questo si creano. Ecco, questo è un cipresso creato, ovviamente viene tutto creato con questo tornio e poi praticamente viene come premuto queste parti di creta, quando ovviamente è morbida, e viene fatta questa lavorazione particolare così. È molto particolare, ecco. Decisamente particolare. Sì, molto particolare. Non ne ho visti tanti, direi, proprio per niente. E anche un altro prodotto particolare sono questi cipressi in legno di olivo, perché mio marito è un grande artista, lavoratore anche del legno, e questi sono bellissimi. Veramente. Tuo marito lavora molto in legno? Sì, sì, sì. Ok. Sì. E poi volevo dirti un'altra cosa, così soprattutto per il pubblico anche, far vedere anche la tua produzione così, di ceramica di questi bellissimi piatti. Ecco, questi diciamo è la ceramica più divulgativa, nel senso che sono proprio per la cucina, sono piatti creati da noi davvero nel 92, no, un po' più avanti nel tempo, ma sono piatti che sono sempre esistiti. Infatti il nostro è un marchio europeo, Decori nel Tempo, e abbiamo dei clienti che vengono da anni, da tantissimi anni, per aumentare il loro servizio di piatti o di vassoi da portata. Negli anni poi sono nati anche i vassoi molto decorati, tipo questi qua, con uva, con limoni, questi qui, ecco per esempio, uva, limoni, e anche questi sono completamente decorati tutti a mano, quindi insomma molto belli. è così. Va bene. E ora vorrei vedere e mostrare la terza sezione importante, che è quella tessile. Volentieri. Quindi ci spostiamo di poco di qua. Di pochi metri. Di pochi metri, esatto. Accomodatevi negli orecchio. Esatto. Quindi qui molto femminile. Allora, questa è la collezione in seta. Venite, accomodatevi. Questa è la collezione in seta e lino che abbiamo realizzato nel 2008. Abbiamo aperto questo laboratorio nel 2008. I nostri abiti o top sono interamente realizzati a mano in una sartoria a Colle Valdelsa e dipinti qui poi a mano. Molti tessuti sono proprio dipinti a capo finito, quindi pezzo pezzo. Dipinti, per curiosità nostra, sì. Che tipo di pittura utilizzate? Noi utilizziamo una pittura acrilica, ovviamente molto resistente ai lavaggi, e è una pittura molto diffusa che poi viene fissata tramite una pressa a caldo. Quindi tutti gli abiti, se vogliamo andiamo a vedere anche là, che sono anche più curiosi, sono poi fissati con questa coloritura a caldo. Ecco, questo per esempio è un abito in seta. E hai tutte le taglie? Ho tutte le taglie. No, anche quelle grandi, piccole, medie. Sì, noi lavoriamo dalla 40 alla 52. Perfetto. Però abbiamo delle clienti che ci chiedono anche una 56. Benissimo. E quindi noi ci lanciamo nella cosa. Comunque, per esempio, questo è un abito che ha una sua storia, perché nasce, è semplicissimo, però nasce con dei rettangoli in oro zecchino. Il discorso dell'oro ci piace moltissimo, ma anche per la tradizione nostra. Noi siamo toscani, siamo nati qui, mio marito qui, io a Firenze, e quindi il contatto con i fondi d'oro del 1200, del 1300 per noi è consuetudine nei musei fiorentini, il Benozzo Gozzoli, tante presenze, e quindi noi abbiamo detto ok,
proviamo a farlo sugli abiti. E devo dire questa collezione di oro e tessuto è piaciuta tanto negli anni, è diventato un po' un must per noi, cioè lo lavoriamo molto bene, però poi nello stesso tempo magari facciamo anche cose Diverse. ispirate all'arte moderna. Questo per esempio è ispirato a Carmassi. Sì. E con gli abiti poi E questo è sempre... questo è chiffon di seta. Questo è un abito di chiffon di seta stampato, perché noi lo chiffon lo stampiamo, non possiamo dipingerlo qui nel laboratorio che non abbiamo l'attrezzatura, e quindi ci avvaliamo di una stamperia che produce il tessuto e lo stampa. Molto bello. Sì, devo dire, sono piaciuti questi abiti moltissimo. Sì. Sì, molto belli, assolutamente. Sì. E Maurizia, oltre agli abiti, in questo studio facciamo anche un lavoro di designer e quindi inventiamo delle cose legate al tessuto e al quadro. E creiamo questa produzione materica che viene venduta poi come dei quadri veri e propri, lavorando sul tessuto, quindi sul vostro design del vostro tessuto, e più con la pittura e più con l'architettura, creando delle forme eccetera, quindi creando un quadro a tutti gli effetti. Sì. Questa è una nuova tecnica che abbiamo scoperto nell'ultimo anno per la passione proprio del tessuto, cioè il contatto del tessuto, toccare il tessuto è una cosa molto interessante, e lavorarlo creando questi ricami molto veloci, perché questi sono ricami a macchina, non sono ricami a mano. E infatti stavo guardando il tuo angolo diciamo di lavoro, certo, che mi affascinava e penso affascini tutti. Vedo che sei ispirata, ti piace Meryl Streep. Sì, questa vabbè, per dire una cosina del tuo atelier. Sì. Comunque insomma è una donna intelligente. Sì. Sembrerebbe. E questo qua è il tuo... Questo è il mio angolino dove posso dipingere, dove faccio un po' di confusione, dove ho i colori, l'acrilico, per fare tanto i miei quadri ed esprimermi in vario modo, creare tanti piccoli partner, tante piccole cose per stampare sul tessuto, oppure a seconda della mia giornata anche creare dei disegni che poi mi ispirano nel tempo per poter fare i miei tessuti o ricamati o dipinti. Sì. È un lavoro il nostro di grande stratificazione, cioè noi in tutti questi anni abbiamo, come posso dire, accumulato delle competenze, ma anche la voglia di esprimerci in campi sempre un po' diversi, non dimenticando le nostre origini, perché noi nasciamo come pittori e proseguiamo poi come persone che progettano e si esprimono appunto in vario modo. Il tessuto, la ceramica, il ferro, il legno. Molto bello, veramente Silvia, complimenti, assolutamente. Grazie. E niente, con questo possiamo chiudere il nostro video, sperando che assolutamente vi sia stato di gradimento, e a presto. A presto.